Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Di Radio Rossonera è lunedì 25 agosto del 2025. Ben ritrovati a Radio Rossonera Talk. Scusate se rido, ma col pistola del regista l'ho intravisto a fare gesti inconsulti per il primo talk in teoria al completo di questa nuova stagione del Milan che si è aperta, vabbè, lo sapete tutti, con la sconfitta qualche giorno fa, con l'ultima settimana di mercato che si è aperta quest'oggi, con una partita venerdì da raccontare, ovvero la seconda di campionato, eccetera eccetera eccetera. Nel mentre le cose sembrano non cambiare mai, ma comunque questa è Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sei tornato dalle ferie, Henry? Tutto bene? Vai avanti. Dall'altra parte del vetro in regia, come detto, c'è Morgan. Ciao caro Morgan, con le sue 10 grafiche oggi tonde per appunto dividerci un po' a metà tra il campo, il non campo, la nostra situazione all'interno, all'esterno e sul mercato, che come abbiamo raccontato molto spesso si sarebbe animato soprattutto per quanto riguarda la punta nella fine del mercato, e così sarà, ma non sarà solo questione di punte probabilmente. Prima di iniziare, a parte vabbè, solite cose, quindi cliccate il pollicione all'insù, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella, se vi va abbonatevi, a tanti di voi è scaduto l'abbonamento quindi rinnovatelo a 2,99, lo sappiamo, quindi è inutile che vi nascondete, ma oltre a questo io devo ringraziare Stefano di Pokémon Cards, che la settimana scorsa gli avevo davvero fatto un appello della serie: ti rispondo su Fofana se mi mandi una carta gradata. Cioè della serie l'hai detto così per dire? Sì, l'ho detto così per dire, per fare il simpatico, e me l'ha mandata davvero. Quindi Stefano, volevo ringraziarti e tra l'altro hai beccato incredibilmente il mio Pokémon preferito. Non so se l'avevi sentito, l'avevano detto, forse non mi ricordo, non lo so, ma grazie. Scrivici se sei qui o nei commenti se ci guardi in differita, magari se hai una pagina Instagram, qualcosa che magari poi ti taggo nella foto che ho fatto sul mio personalissimo profilo. Grazie. Sei stato fortunello, hai trovato proprio la tua. Sì. Stefano, io avrei bisogno invece, cosa gli possiamo chiedere? No, scherzo, dai. Ringrazio molto generoso. Ringrazio i primi 2 ascoltatori che... Simone con una donazione da 2 euro. Simone, grazie, non ne posso più di questa proprietà, che schifo, così, dritto per dritto. Gabriele con altri 2 euro, 0 programmazione, Forlani decide, Tare cosa ci fa? Ne parliamo adesso anche di questa situazione. E invece Luigi D'Angelo ha rinnovato per il 4º mese, scrivendo: sarà un giorno bellissimo quando andrà via Forlani. Grazie della donazione. Grazie ai 3 abbonati? No, Gabriele non è abbonato. Ai. Ho fatto la donazione.
No, scherzo, dai, grazie mille a tutti e tre e a tutti quelli che sono già qui con noi in questo primo talk. Cosa ci ha detto Milan Cremonese? Grafica numero 1. Cosa ci ha detto? Grafica numero 1. Parliamo ovviamente un pochino della partita di sabato e poi ci lanciamo dentro il Milan. Perché, come detto, la storia un po' si ripete purtroppo. Cosa c'è detto Milan Cremonese? Che senza Leao questa squadra davanti è scontata e spuntata. Fatto un po' pochino il Milan, contando che era una neopromossa in casa, al di là di qualche discreta palla gol, però insomma in linea di massima proprio la partita è stata un po' poverella dal punto di vista offensivo del Milan. Il livello della difesa va migliorato assolutamente, specie sul centro-sinistra, e ne parliamo adesso. Lato mercato. Va trovata la chiave per far rendere il centrocampo tra registi e mezzali, perché Modric, regista, vi ha convinto sì o no? Poi è entrato Yajari lì, poi è entrato Ricci, e più o meno hanno fatto quasi sempre lo stesso ruolo, o quasi. Capire se le mezzali sono adatte, soprattutto in partite casalinghe, tipo Fofana, tipo Loftus-Cheek, tipo adattarci a quel punto, adattarci tra virgolette Yajari. E in fondo Salma che era una conferma, invece Jimenez è ancora un po' bloccato. Sì, devo dire che io onestamente sono poco fan dei proclami, ovvero io non ho mai dato per scontato che il Milan con Allegri smettesse di prendere gol, perché le partite vanno giocate e non bisogna solamente parlare. Però onestamente non mi aspettavo di prendere 2 gol dalla Cremonese. Io poi non sono stata presente neanche al post partita, ve lo dico ora. Prendere 2 gol dalla Cremonese non pensavo, sinceramente. Poi mi sembra abbastanza evidente, sono d'accordo col secondo punto, che il livello della difesa del Milan sia basso. Ma questo lo avevamo detto anche prima di andare in ferie, no? Con la cessione di Ciao e l'arrivo di giocatori che sono ad oggi delle scommesse, poi magari diventeranno giocatori migliori, potranno fare qualcosa in più, però ad oggi sono delle scommesse e alcune anche qualcosa meno, per quanto mi riguarda, anche se per carità è presto. Però ad esempio su un giocatore come Pavlovic non è presto, l'abbiamo inquadrato già dall'anno scorso, poi magari ha anche delle qualità da sottolineare, per carità, però Pavlovic è quello. Per il resto mi sembra una squadra che gioca un po' con dei fantasmi. Non so se avete voi. Guarda, MG ci scrive, non so se sei d'accordo Henry, che è stata la 39esima di campionato. Esatto. Sì, io vorrei utilizzare carota e bastone con Allegri in questo caso. Sapete che ero forse tra di noi di quelli tra i più soddisfatti, no, della scelta di Allegri. Parto con la carota dicendo, appunto, ricollegandomi a questo messaggio, che non sembrava una partita di una squadra di Allegri. Non è sembrata una partita di una squadra di Allegri, no? Una squadra che prende quei 2 gol lì, che si sfalda anche un pochino, che a livello di carattere va più in scendendo che in crescendo, e da questo punto di vista era più una partita dello scorso anno. Quindi se vogliamo vederla da questo punto di vista potremmo quasi scagionarlo, no? Però mi viene anche a dire, caspita, è arrivato prima del raduno, ha iniziato a lavorare da un po' di mesi, è stato fatto anche un po' di mercato, non magari come avrebbe preferito lui, e dopo ne parliamo, certo, però comunque di tempo per lavorare su quello che aveva e su quello che gli è stato dato ce n'è stato. Quindi o questo tempo magari ancora non è stato sufficiente, oppure ci sono veramente dei problemi molto profondi che ho letto anche, non mi ricordo chi, mi perdonerà, che diceva: in questa squadra in panchina, forse Sabatini, ci può essere anche Guardiola, Mourinho, Allegri, tutti insieme. Ci sono delle problematiche che ormai ci portiamo dietro non da 1 anno, da 2. Poi con Pioli eri riuscito in qualche modo a tirare i remi in barca, arrivare secondo, anche perché lì, quell'anno lì, gli avversari non esistevano, e ok. Qua l'anno scorso è andato un disastro e qui rischi di fare altrettanto male. Ecco, c'è proprio dei problemi strutturali profondi. Allora, a proposito di questo, insomma, si è aperto. Che altro, poi chiudo, non so se questa è una squadra da Massimiliano Allegri, cioè
comunque Allegri è un allenatore che ha fatto della fase difensiva una delle sue armi migliori. Ha avuto anche squadre con reparti difensivi importanti, non sempre, però non so se in questo momento è la squadra chiesta da Allegri, non perché Allegri chieda giocatori da 50 milioni, ma proprio a livello di caratteristiche. Allora, grafica numero 2, Morgan. In realtà, insomma, ci dobbiamo un po' ripetere, nel senso che l'abbiamo già detto più volte, il discorso è ciclico, ogni tanto torna fuori sempre. Il problema è che se una dei due, diciamo, delle due parti non cambia mai, il rischio è che si ripresenti sempre. Visto che una delle due parti non cambia, si è ripresentato. Perché c'era quando c'erano Boban, Maldini e Massara, c'è stato quando c'era Ibrahimovic e compagnia, e c'è ancora adesso. Caressa Sky dice: tutte le voci che arrivano ci dicono che ci sono un po' due anime a Milanello. Sappiamo che il Milan ha due anime dall'anno scorso, perché è evidente, perché è stata fatta la scelta di Ibrahimovic, che ha perso a livello mediatico. Ma non solo, piano piano, l'importanza che lui stesso si era dato, e mi sembra di poter dire che la parte Tare Allegri e la parte Forlani non necessariamente vanno nella stessa direzione, perché una parte ha un'idea tecnica e un'altra un'idea economica, e non necessariamente vanno nella stessa direzione. Sì, ma quello che abbiamo detto anche in parte stamattina, secondo me. Allora, innanzitutto, sono cose che noi diciamo a questi microfoni da anni. Non mesi, non giorni, non settimane, anni, ok? Quindi non ci stupiscono. Siamo contenti che magari anche giornalisti con più seguito, più mediatici, stiano iniziando a tirar fuori la questione, però sono cose che ripetiamo da anni, punto primo. Punto secondo, finché c'è Ibrahimovic che ha appena iniziato a fare questo mestiere, che quindi magari non sa troppo nemmeno come muoversi, e che soprattutto nella sua carriera ha sempre più fatto parlare il campo che il resto, è un conto. Finché ci sono Fonseca e Conceição, che sono due allenatori che vengono dall'estero e che quindi anche loro magari non sanno troppo bene come muoversi, è un conto. Quando prendi Massimiliano Allegri, questo giochino qua puoi anche provare a farlo, ma viene fuori in 4 secondi netti. Ed è venuto fuori al 25 di agosto, perché Allegri ha una mediaticità diversa da tutti i personaggi che abbiamo elencato prima. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, è che questa cosa venga subito fuori e sia subito sotto la luce del sole. Però se ci sono delle persone che vogliono lavorare in un modo, non possono per certi motivi, non si nascondono nell'angolino girando la faccia e stando in silenzio. Magari in questo caso c'è qualcuno che si fa un po' più sentire. Ha un po' di contraerea, diciamo così. Ok, proviamo a mettere un attimo in fila le cose. L'anno scorso, come 2 anni fa, il Milan si lega ai risultati. 2 anni fa per la questione Pioli. Ovvero, a un certo punto, la conferma di Pioli sembra essere possibile, poi la questione degenera in campo, nel senso che il Milan esce dalla Europa League con la Roma, non ci sono più le condizioni per andare avanti e il Milan viene obbligato a cambiare allenatore dagli eventi. Inizia tutto il paratatrack della ricerca dell'allenatore, dura quei 20 giorni sereni, i nomi big vengono sforbiciati perché è italiano, perché è grosso di carattere, perché ha le richieste, perché prende troppo, perché è anziano, perché si mette la tuta, perché tante cose diverse, perché è anziano, lasciamo perdere, allena tutti adesso in Serie A, ma va bene. Dopodiché si arriva a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Passano 12 mesi esatti e il campo ti costringe ancora una volta a fare qualcosa che in teoria non volevi fare, cioè, ve le ricordate le parole della D di 3-4 mesi fa? No, 4 no, 3 mesi fa, quando a domanda specifica sul DS disse a un certo punto: ma se non troviamo quello che ci soddisfa, non è detto che debba arrivare. Ok? Questo perché si stava cercando di preparare il terreno a magari restiamo un po' così com'è. Tant'è che c'è stato 2 mesi e mezzo di casting, balletti, controballetti, viaggi, viaggini, viaggetti, eccetera, con la Coppa Italia, che se vincevamo la Coppa Italia, la magari Coppa Italia
ha fatto esattamente quello che ha fatto l'Europa League 2 anni fa. Ha deciso le sorti della dirigenza del Milan, cioè non era più presentabile un Milan che è arrivato ottavo e fuori dalla finale di Coppa Italia in quel modo, perdendo col Bologna, facendo una partita oscena. Raccapricciante. Costringe a mettere dentro due figure. E costringe a mettere dentro due figure che non si voleva mettere dentro. Ma non i nomi e i cognomi, cioè Allegri e Tare, proprio le figure. Non che si potesse giocare senza allenatore, ma del tipo un allenatore diverso e il direttore sportivo magari no. Allora cosa succede? Che bisogna fare per forza questo. E vengono presi Tare e Tare porta Allegri. Ok? Ora, chi glielo fa fare? La domanda che si Siamo fanno fatti, tutti. sì. Ok. Tra poco di questo ne parliamo perché delle due anime dobbiamo finire di raccontare. Siamo ancora qui però ragazzi, cioè nonostante tutto siamo ancora a chi vuol comandare, a chi si intromette, a chi parla troppo alla sua stampa, poi c'è chi parla all'altra stampa e poi ci ritroviamo come al solito di mezzo chi? Il Milan. Ma sai qual è la cosa poi assurda? Che tu prima hai detto, no? C'è una parte che non cambia mai, cioè Furlani. Cioè Furlani è lì, nonostante tutti i cambiamenti, nonostante gli errori innumerevoli che ha fatto, che dovremmo stare qui 3 ore di talk a fare per enunciarli tutti. E non solo non cambia la sua presenza, non cambia neanche il suo atteggiamento, perché l'atteggiamento è sempre lo stesso. E anche la frase che spesso sentiamo dire hanno capito dei propri errori non vale per lui, perché gli atteggiamenti sono i medesimi, eh? Sono i medesimi di quando lui va a parlare con la gente di Dybala. Sì, è la stessa cosa. Sono le stesse identiche cose, eh? Stessa cosa. E ce lo ricordava, mi pare prima in chat, un ascoltatore, Gabriele mi sembra, quando disse il mercato lo fa la società. Doveva ancora arrivare Tare, no? Eravamo vicini all'arrivo di Tare. Lui disse prima, mi pare, di una partita: il mercato lo fa la società. Sta A facendo la domanda società. di Gianfranco Teotino, mi pare, a Sky, in un prepartita che Teotino gli chiese a Forlani, ma insomma, gli altri iniziano già a muoversi, voi non avete nemmeno il direttore sportivo, ma com'è possibile? Esatto. Il mercato come fate? E lui rispose appunto, il mercato lo fa la società Sì. a prescindere. Tant'è che con infatti la mail Reinders di Reinders arrivata, Che era già credo, bello che già impacchettato. nell'archivio. Sì, il punto però qual è qui? Che qui abbiamo, se nei 2 anni precedenti erano davvero pochi quelli a evidenziare questo dualismo, questa scissione, queste due strade differenti, ci metto in mezzo anche noi, ma tutto il resto della, diciamo, combriccola non è che evidenziasse troppo questa faccenda. Adesso i protagonisti della strada 2 sono in grado, e soprattutto sono molto abili, come hai detto tu, alla contraerei, a portare a galla certe dinamiche. Era già successo, 20 giorni fa, 30 giorni fa. Appunto. Con appunto. Galeone, Esatto. Zazzaroni, Esatto. Sabatini. Esatto. Quindi io non dico che bello, adesso c'è la parte 2 e la battaglia, o diciamo 2 protagonisti, perché tutto questo porta sempre comunque a una cosa che ci dilania, cioè il male del Milan, va bene? Ok, però quello che è successo, per dire, con la vicenda Boniface-Harder da un punto di vista mediatico, cioè da mani nei capelli. No, spiega anche un po', posso dire proprio chi sta con chi. Quindi non sto dicendo Penso che bene che ci sia Allegri, che ha al suo, diciamo, al suo seguito la corte, no? che lo difende. Non sto dicendo che sia un bene, però sto dicendo che se questa situazione è vera, reale, concreta e c'è da 2 anni e passa, e prima c'era solo una campana, a sto giro forse di campane ce ne sono 2. Non che sia un bene, sto delineando la situazione. Però posso dire, Allegri potrebbe anche esporsi un filo, lui. Perché poi da casa magari non tutti capiscono il retropensiero del tale giornalista che parla perché ha parlato con Allegri.
non dico che debba andare dritto come un toro, perché non è da lui, o È meglio, furbo. non adesso. Ed è furbo. Però Ha visto che capisco chi se l'ha un- fatto si è bruciato. Però capisco che un tifoso dica: ma perché Allegri non si lamenta del mercato? Perché non si lamenta che non gli hanno Lo sta preso facendo non direttamente. il centrocampista che voleva a giugno? Vabbè, però 12 ore dopo No, che ha no, lo perso so. è andato a casa Milan. No, ma infatti, Sparato. Questo mi è piaciuto molto, ma capisco i tifosi che si aspettano un qualcosa da lui. Allora, facciamo una cosa, mettiamo un po' di altri puntini sulle i. Grafica numero 3, perché tanto vedo che in chat gira molto il suo nome. Magari qualcuno della chat lo sta leggendo e dice: ma chi caspita è? L'eminenza grigia del mercato Milan. Paolo Busardò, il consigliere di mercato di Giorgio Furlani. Tanti gli affari di suoi assistiti e dietro. Intermediari. Beh, tra l'altro ho oscurato quella parola lì. ci sta. Perfetto, incredibile, senza saperlo. Quindi ermediati dalla gente. Intermediati. Intermediati, sarebbe, sì. sì. Ma allora, tanto per intenderci, società che si appoggiano ad agenti ci sono state e ci saranno sempre, ok? Il problema qui è un altro, perché tanti dirigenti si appoggiano a un agente per sondare il mercato perché ovviamente lo conosce meglio, quello che volete. Non è un problema nemmeno tutto questo. Il problema è che lo fa un nostro dirigente, non la dirigenza del Milan. Cioè non è il Milan che si appoggia a Busardò, è Furlani che tenta di fare, e spesso li fa, affari insieme a Busardò, i suoi assistiti, le intermediazioni e compagnia. Sì, ma non è il direttore sportivo, cioè qualcuno glielo deve dire a Furlani. Ed è il motivo per il quale uno in chat ci ha chiesto: ma scusate, ma perché Furlani non vuole vincere? Del tipo, ma scusa, se ha capito che si fa da parte, mette qualcuno bravo, vince e si prende anche i Ma meriti non a quel vuole punto. farsi da parte. No, non hai capito. Se si fa da parte e vince, uno dice: mi prende i meriti. No, se li prende Tare. Sì, li però ti prende puoi Allegri. prendere i meriti del tipo: ho messo le persone Cioè, giuste. lì, Cosa esatto. che in teoria dovrebbe fare l'amministratore Sì, delegato. tra l'altro, ma poi lì sarebbe ancora più sembra della il tipo. serie ho capito gli errori del passato, cioè in passato ero invischiato in mezzo, volevo far tutto eccetera, mi faccio invece da parte, mi tolgo e le cose vanno bene, allora lì sì che potresti anche vendere il fatto di aver capito gli errori del passato. No, ma ragazzi, io questo discorso ve l'ho fatto a luglio, non mi ricordo un talk. Ma con tutto il tempo e gli architettamenti dietro che ha fatto per mandar via i dirigenti precedenti e conquistarsi questo posto, secondo me ci rinuncia così No, facilmente. è ovvio, Ma era figurati. c'era un discorso Ma per figurati assurdo. se si fa da parte, cioè, ma non esiste proprio. Ne ha fatto fuori già un altro, Cioè, perché dopo Maldini e Massara ha fatto fuori anche Ibrahimovic, che poi non ha nessun merito e si meritava per me di andare a casa come Furlani, Ibrahimovic. Sì, Però, sì, sì. È sparito. cioè, l'epilogo è stato il medesimo, però Mi metti la prossima, non fa Morgan, notizia scusa? perché nella vita normale dovevano andare a casa tutti dopo l'ultima stagione, Ibrahimovic compreso per quanto mi riguarda. Della questione ha parlato Alfredo Pedullà. Il mercato del Milan oggi è nelle mani di un intermediario che si chiama Paolo Busardò. Ho detto tante volte che Allegri chiede Vlahovic con una certa insistenza, tra poco ne parliamo di questo, e da diverse settimane. Non stiamo raccontando barzellette, se è vero che Tare, in un'intervista prima di Milan-Bari, ha parlato di Vlahovic come obiettivo concreto. Però il mercato del Milan è un po' un mondo a parte e oggi ha in Busardò il principale riferimento. Ci sono valutazioni tecniche che vengono fatte, ma poi incide un intermediario che ha un eccellente rapporto con Furlani e molto spesso le trattative, vedi Stupignan, Ricci, lo stesso possibile affare, che ne so, a Rocco Darè, sono indirizzate da una linea societaria. Poi in realtà il Milan dovrebbe virare su Harder. Sì. E adesso tra poco ne parliamo. Chi dire di altro che ha aggiunto di quello che ha detto Pedullà? Mi sembra che sia andato è abbastanza diretto. Ricci è arrivato invece di Xhaka. Perché si parlava di Ricci già a gennaio e a gennaio non c'era Tare e a gennaio non c'era Allegri. Poi per carità, magari ad Allegri potrà piacere Ricci, potrà farselo piacere, potrà lavorarci, però
ci sono alcuni giocatori che non sono dell'idea Tare Allegri. Ma Stupinian stesso non è che, cioè, vi ricordo che una settimana, 10 giorni prima c'era stata la battaglia dei Jet col Fenerbahce per Archie Brown. Cioè non è che tu prendi pronti via, vai su Stupinian. Una trattativa tra l'altro anche che si chiude abbastanza rapidamente, ha una cifra superiore rispetto a quella di Stupinian, di Archie Brown, quindi anche lì insomma qualche punto di domanda era nato. È così, ragazzi, però il problema è sempre tanto quello, il solito, che rimarchiamo da ormai tanti anni, che finché questa persona è l'amministratore delegato del Milan e ha tutto il potere del mondo per fare tutto ciò che vuole, cioè o si mette una mano sulla coscienza e dice vabbè basta, cosa impossibile, oppure le cose stanno così e sono ineluttabili, tra virgolette, cioè come si cambiano? Non si possono cambiare, sono così. Così. Domenico Recchi che ha rinnovato per il 26esimo mese, Il quindi migliore Domenico, grazie Grazie. mille per il tuo rinnovo. Giorgio Panizzi ci ha donato 2 euro, voglio Dusan, tutto il resto è fuffa. Grazie Grazie Giorgio. mille, Giorgio. L'altro Giorgio non so se la pensa così, però. Non credo, anche perché se avete visto c'è un po' di dualismo di idee, nel senso che Ricci è un nostro classico acquisto, cioè sotto i 25 anni, Rivendibile, tra i 20 e i giovane, 25 ingaggio milioni. basso. Se va bene lo rivendo a 40, se va male lo vendo a 20 e non ci perdo. Classico nostro acquisto. Stupinian idem. Poi la parte sportiva chi se ne frega, ma come tipologia è quell'acquisto lì, cioè magari non è proprio centrato, ma amen. Le punte, adesso ne parliamo, ne abbiamo girate 4, chi se ne frega che sono diverse l'una dall'altra, l'importante è che economicamente ci siamo. Quindi Boniface che ha dei rischi di operazione, no. Yashari a 40 abbiamo dovuto sudarcela alla morte. È borderline Yashari, ecco. Mamma mia. Sudarcela alla morte. L'ha 40. salvato la carta d'identità, credo, Yashari, se no era un no anche lì. E l'ha salvato che si è messo di mezzo qualcuno perché ha detto Yashari o Yashari, perché sennò la Yashari non arrivava. Perché Xhaka ha fatto la fine che sappiamo, Sì. Vabbè, Buon per lui. andiamo è andato in avanti. premio. Peraltro, Reno ha rinnovato per il 41esimo mese. Bentornati ragazzi, c'è qualcuno qualcuno lassù ci assista. Ciao Reno. Sì, grazie Reno, mille. sei il migliore, grazie. Fili 92 ha fatto l'abbonamento. Perché è il migliore. Assolutamente sì, grazie Fili. Ogni volta che vedo quel numero mi ricordo di Bea. Stefano di Sciarà. Bravo Henry. Cappe per il 29esimo mese ha rinnovato. 29 come punti che faremo in metà campionato? No, ragazzi. No. No, vi prego, no. No, anche perché No, sono io 38 giornate. Io ho già ragazzi. fatto un anno così Ci come quello ammazziamo. scorso, basta. Leonardo ha rinnovato per il 38esimo Grazie. mese. Grazie mille. il Qualcuno migliore. a casa Milan ci guadagna con Busardò. Alessandro Costa, quarto mese qui con noi. Bentornati a tutti. Ciao Alessandro, grazie. Grazie. Grazie Alessandro, sei il Alessandro Sada per il 33. 33esimo mese. Grazie. Numero che ti ricorda, Bea? Tiago Silva. Pensavo. Altra stagione di Bartesaghi. sofferenza. No, speriamo di no, Stefano, dai, anche perché non è nemmeno settembre, Io spero ragazzi, che non è nemmeno settembre. sto tran tran che sta succedendo e succederà in questa settimana dopo sta sconfitta, serve veramente a provare a incanalare le cose verso un verso giusto, perché Ma guarda, da un lato meglio adesso che l'augurio è o tutto subito o esatto. tutto bene subito. Esatto, La cioè, via di mezzo del tipo fischietto benino, e mi guardo, mi giro dall'altra parte e dico ma sì dai andrà meglio. No, mai nella vita. meglio che le cose siano andate così. Perbenismo da e su. cerchiobottismo su queste cose qui nel calcio non portano mai a una mazza. Fede, Fili, no, ha rinnovato, ma c'era anche il messaggio. Ah. Furlani, ma come ha rinnovato? Ha fatto l'abbonamento? Vabbè. Furlani, libero di missione, avanti tutta radio, grazie Fili. Fede ha fatto l'abbonamento, ma Fede fa l'abbonamento vabbè, ogni ma volta. Fede è il migliore. Grazie per il Grazie. tuo abbonamento. Ciccio87 ha fatto l'abbonamento per il 39, quindi badge col numero 3. Grazie. Beh, bello. Ben consolidato ormai da qualche mese. Grazie Ciccio. Ecco. No, nel senso che l'ha già avuto. Giuseppe ci ha donato 2 franchi svizzeri. Senza investimenti sicuri, Tari e Allegri rimangono. Bravo Giuseppe. Grafica numero 5. Mi hai fatto un assist. Poi
Poi li riprendo dopo gli altri. No. Scusa, però devo Carlo, ringraziare te lo do. Carlo perché scrive Bea e dona 12 euro. Grazie, mi mancava questo messaggio Grazie, giallo Carlo. così scritto Bea. Grazie a tutti e grazie a Carlo. Anche che... ad Alessandra Grazie che mille. ci ha donato 2,49 euro. In un'azienda non c'è modo di mandare via la D? Bella domanda, Alessandra. teoria Veramente. Tecnicamente Sì. Fabio ha rinnovato per il 34esimo mese. Io la nausea di tutto questo squallore nel Milan, pensa a noi, mi verrebbe da dirti. Otebor per il 7° mese, grazie mille, cambia tutto per non cambiare nulla. Sì, è Esatto. proprio la frase ma- di questa società. E Mauro Otterborn non è per cambiato niente, non so come dirti. Ma cambia tutto per il mercato, è nel nostro titolo, se non l'aveste capito. E Mauro per il 39esimo mese, Mauro sei il migliore. Francesco 37esimo mese. Umberto il 20esimo, bentornati. Sogno il giorno in cui Forlani lascerà il Milan. Grazie mille. Zippo Luca ci ha dato €1, grazie di cuore. Jacopo Van per il 13esimo mese, tutto pronto per la giacca di Max che vola a Lecce. Per me, se le cose vanno non benissimo e a Lecce succede il dramma, Max inizia a Già partire. Lecce? Per me, se sta settimana dal mercato non Beh, è succede già partito, niente, non so come dire. Ah, sì. se sta settimana sul mercato non succede niente, in campo nemmeno, parte Max. Ho messo questa grafica per rispondere alla domanda prima dell'ascoltatore in pratica e poi in linea di massima quello che uno si chiede: ma scusa, ma chi le ha fatto fare? E ripreso le parole di Zvonimir Boban di questa primavera quando parlò ad Andrea Longoni. Con Paolo Maldini, quella volta a casa, quando mi hanno raccontato l'idea di come funziona, mi sono detto: allora dobbiamo lottare contro la nostra proprietà per il bene del Milan. E Paolo mi fa: più o meno. Non è che non sapessi prima di entrare che certe culture o certe non culture non sarebbero state un problema per noi nel nostro lavoro. Cosa che Tare ovviamente sapeva benissimo, Allegri ancora di più. L'ho accettata come una sfida molto grande. Per me è finita presto, ma rifarei tutto perché andava fatto. Ma funziona così. Il fondo funziona così. Se compra 10, domani deve valere 15, non c'è logica, non è gente di calcio, non è cattiveria, è che non capiscono di calcio. Se tu sostituisci i nomi e i protagonisti, È uguale. è la stessa cosa. È uguale. Per Tare Allegri è una grande sfida riprendere il Milan e tirarlo su dall'8° posto. Tare era a casa da 2 o 3 anni, Allegri era a casa da 1 e doveva rifarsi non tanto dai risultati sportivi della Immagine, Juve, più ma che in altro. linea di massima, esatto. Però posso dire che differenza c'è? La differenza è che l'ambiente attualmente è altamente intossicato dagli ultimi 2 anni e la stagione ultima di Paolo e Massara, quando Furlani già stava orchestrando i suoi teatri per far andare via Maldini. Quindi viene Tare in un momento che per paradosso è ancora più complicato, perché quel periodo lì era complicato perché il Milan veniva da anni brutti, è innegabile. Però in questo momento per me è, non dico più difficile, ma diversamente complicato. No, è che in questi anni hanno operato secondo i loro crismi e dettami e nessuno ha mai alzato un dito o quasi, e quindi hanno la pelle dura di 2 anni di facciamo un po' come ci pare a noi e nessuno dice niente. Ecco, io non so, io sono anche curioso come si evolverà questa situazione, perché ripeto, negli ultimi 2 anni bene o male sono stati indisturbati, hanno preso un allenatore in modo da essere indisturbati, ha messo Libra forse giusto per sacrificarlo sull'altare degli indiziati, e lui ci è andato bellamente. Quindi, come dice Bea, sono stati 2 anni in cui loro hanno agito secondo quelle che erano le loro idee senza che nessuno potesse muovere un dito, e se qualcuno muoveva un dito si trovava una scusa, giustificazioni, si sacrificava qualcuno sull'altare mediatico e finiva lì. Sono curioso di vedere come evolverà la situazione con Tare Allegri, che non mi sembrano 2 che accettino un po' tutta questa Ma guarda, ti dico, su Tare Allegri, se riescono a farcela, e mi auguro che riescano a farcela, come i 2 che ci sono in foto sotto, che sono Maldini e Boban, avranno fatto qualcosa di più rispetto a quello che in teoria avrebbero dovuto o potuto fare in una società normale. Mi auguro che riescano a fare l'impresa di farcela nonostante il
paletti / delirio che è la nostra società, perché se riescono sono stati più che bravi Tare e Allegri, e mi auguro che riescano, ovviamente, come erano stati più che bravi Massara, Maldini e Boban ai tempi. Tutto qua. Bea, vado avanti? No, io stavo pensando che addirittura, dirò una cosa forte, per me è peggio a livello di clima degli anni ultimi della Banter, in cui venivi da partite terribili, rose costruite male, giocatori di livello basso, ma questo clima di complotto continuo, giochini continui, tutto fatto sotto traccia e la stampa così, non c'era. Io non ricordo questo clima così intossicato. C'era malcontento perché ovvio, non sei andato in Champions per un sacco di anni, hai avuto giocatori, allenatori, non da Milan, però questo clima è proprio brutto, anche perché non so se avete notato, basta un niente per far cadere tutto di nuovo nel dramma, giustamente, perché se un tifoso fa un dramma dopo Milan Cremonese ha ragione, perché non ne può più. Un tifoso del Milan è esausto, vieni da una stagione in cui hai preso sberle da chiunque, 2 o 3 sessioni di mercato fallimentari, perché anche la sessione di gennaio è stata un fallimento ad oggi. Se un tifoso del Milan è esausto e sbratta per Milan Cremonese, che va a San Siro, si vede i turisti, uno stadio che gente con la maglia della Juve che si mangiava le poche, perché di questo stiamo parlando, no? E poi vede che prendi 2 gol dalla Cremonese, 2 dopo 3 mesi in cui ti raccontavano che non prendevi gol, eccetera. Si è visto cedere giocatori così, pam pam pam, tutti i giorni, e non è ancora finita. Un tifoso del Milan non ne può più, è esausto. Sì, io capisco. Il tifoso del Milan, È esausto. Sì, ma non poi vede la luce. Ecco. A proposito di mercato, ricominciamo nella seconda parte a parlare appunto di mercato. Ieri, intorno all'ora di pranzo, mi metti la grafica 6, Morgan. Max Allegri si è presentato in sede dove c'era Igli Tare ad aspettarlo. Mentre, eccola qui che è arrivata la grafica, ringrazio le ultime donazioni / abbonamenti. Devo ringraziare, devo fare questo Jacopo giochino. l'avevo ringraziato io, sì. Ok, allora ringrazio Andrea Petrini per il 28° mese. Andrea, grazie per l'abbonamento. Luigi D'Angelo, €2,50. La curva sud cosa farà? Ascolta l'intervista a Marco Pacini, il Pacio, sul nostro canale, qualche video, qualche live indietro che è intervenuto ai nostri microfoni. Comunque glielo possiamo chiedere al Pacio. Per ora credo attendano di capire un pochino come andranno le cose, cosa deciderà il Milan. Danig ha rinnovato per il 40° mese. Dani G. Grazie. Il migliore. Grazie Dani G. Carlo Teodori, Bea, Trix. Grazie Carlo, 12 euro. grazie mille. Grazie. E Alessandro invece siete voi migliori di tanto. Grazie Alessandro per Grazie Alessandro. la donazione. Dopo l'incontro invece di ieri a pranzo a casa Milan, Allegri ha chiesto 3 nuovi per farvi capire, Allegri ieri a una settimana dalla fine del mercato è andato in sede a chiedere 3 nuovi innesti dal mercato a una settimana dalla chiusura. La sua faccia finita Milan Cremonese per me era abbastanza ragazzi, in un quadro. Era palese. Adesso, noi Max lo conosciamo sia per il Milan che per la Juve. Quante volte avremmo visto in panchina Allegri? Tra Milan e Juve, tra aver visto le partite del Milan o della Juve tante panchine. Tante. La faccia di Max dal 60° in poi e gli atteggiamenti anche del corpo parlavano abbastanza. Dopodiché, dopo 12 ore, si presenta in sede e chiede: ragazzi, io ho bisogno di un difensore centrale, una mezzala con gol e un centravanti. Uno per reparto. Perché, e adesso vi leggeremo il perché, non pensa di avere una rosa che dopo che è arrivata ottava sia stata rinforzata tanto quanto per riuscire ad arrivare in Champions League, almeno. Ma abbiamo fatto i conti settimana scorsa, tu hai incassato praticamente 200 milioni, ne hai spesi 120/140.
anzi tornano a essere 120 perché noi ci avevamo buttato dentro anche il riscatto di Boniface e quindi dobbiamo toglierlo dalla lista. Cosa vogliamo fare? Cioè fai ottavo e fai pure 100 milioni di più dal mercato e pensi anche di esserti rinforzato? Sì, magari hai dato una mezza quadratura al centrocampo, magari hai sistemato qualcosina, però dietro hai solo venduto Ciao, perché chi è arrivato, Estupinian ad oggi è un fantasma rispetto anche al peggior Teo Hernandez. A Tecame non so quante partite giocherà con Max Allegri, sono molto sincero. Centrocampo appunto sì, hai preso Yashari, Modric, Ricci, qualcosa l'hai fatta, e davanti hai venduto Cafor, punto. Oltre ad aver perso tra virgolette, finito il contratto di Jovic, Abraham è tornato alla Roma e l'hanno venduto, e questo è quanto. Quindi come fai a essere soddisfatto del mercato? Può essere soddisfatto di 2 o 3 colpi, di Modric che è un giocatore che ti darà una mano, dell'investimento di Yashari, ma oltre a questo non può essere soddisfatto Allegri. No, credo di no. Non lo conosciamo per uno che batte i pugni in conferenza stampa, chiede ai giocatori o nel post partita. Tipo, non è Conte, che mediaticamente è molto pubblico. Non è nemmeno Gasperini, che ti dice io ho bisogno di XYZ. È uno che lo fa magari per vie traverse. Forse però le vie traverse qua non funzionano troppo. O meglio, funzionano per fare un po' di contraerea. Ma si è reso conto a una settimana alla fine del mercato che non... La squadra è questa, o si muove. Ma più che altro, ad esempio, ne parlavamo prima, no? Parliamo dell'attaccante. Cioè, nel giro di 10 giorni Allegri è passato da pensare di poter avere Vlahovic, Højlund. Magari no, Højlund no. No, nel senso, però anche nella sua idea c'è stato un momento in cui il Milan faceva trapelare di lavorare su Højlund, no? Però è passato da pensare di dover avere o Vlahovic o Højlund o Boniface, adesso cioè non è facile. Anche perché sono tutti diversi. Sono tutti diversi e soprattutto hanno anche diversità proprio di caratura. Cioè di età, di esperienza, di momento di carriera, di perché ruolo, Vlahovic perché è in un momento particolare, Højlund anche lui ha attraversato un periodo non facile, cioè no, è il nostro classico problema che abbiamo avuto nelle ultime due sessioni di mercato, 3 con quella invernale. Cioè ci serve un centrocampista, fa niente che faccia il regista, l'incursore, la mezzala, l'incontrista. Centrocampista, l'importante è che ci sia la C davanti. Ci serve un attaccante, chi se ne frega che è alto 1,90 m, chi gioca con la squadra o fa l'attaccante d'aria o è bravo a inserirsi piuttosto che allargarsi, piuttosto che bravo di testa. L'importante è che sia attaccante. Abbiamo fatto i centrocampi così nelle ultime 2 stagioni, affastellando giocatori a casaccio. Sì, e tu, Simo, ti stai limitando a caratteristiche tecnico-tattiche, no? Sì, poi c'è la parte economica. No, io sto dicendo invece, si guarda solo di base il ruolo o il reparto addirittura e la parte economica. Si tralasciano non solo... esagero, caratteristiche mentali, caratteriali su cui magari dovresti anche fare dei ragionamenti, no? Ogni tanto, ma sorvoliamo, facciamo finta che siano l'ultima cosa che devi valutare, posto che per me sono fondamentali. Ma non solo quelle stiamo tralasciando anche le caratteristiche tecnico-tattiche, cioè reparto, operazione economica, a 2 spunte, va bene, approvato. È così. Io comunque so che in questo momento il nome più voluto è quello di Dusan Vlahovic. Va bene, io mi auguro vivamente che arrivi anche un difensore centrale, perché questa squadra ha un bisogno, cioè, esagerato di un difensore di livello, Con tutto il bene per De Winter, ma sarebbe bastato che invece di spendere 20 per De Winter spendi 30 per un altro o uno comunque già un pochino più consistente e non avevi bisogno di prenderne 2, devi uno buono, cioè, non serviva prenderne 36. No, oppure se prendi De Winter e credi in De Winter, gioca. Cioè, se credi fermamente in De Winter, che per te tra 3 anni, 2 anni vale 50, 60, 70 milioni, anche se è arrivato da 3 giorni e giocava al Genoa, alla prima San Siro in Serie A, gioca De Winter, non gioca Tomori, non gioca Pavlovic, gioca De Winter se ci credi. Ma qui
e poi però vai a San Siro e succede quello che è successo sabato sera a Pavlovic ed Estupiñán. Allora, grafica numero 7, Morgan. Chiudiamo il discorso di Max perché poi dobbiamo parlare di Harder, Jimenez e la situazione a centrocampo che pensavamo di aver finito. Quella è oggetto del mistero. E invece si riapre la questione centrocampo. Comunque, Repubblica di oggi su Allegri scrive: nelle 2 ore di incontro a casa Milan il tecnico rossonero ha ribadito quello che è stato evidente a tutto il pubblico di San Siro, uscito dallo stadio dopo la partita con la Cremonese contestando la società. E cioè che è difficile se non impossibile fare meglio dell'8º posto del campionato scorso dopo aver venduto i pezzi migliori, Reinders su tutti, e non avendo coperto adeguatamente i buchi provocati dalle cessioni. Ma ad oggi tu Buongiorno, tu caffè, ad oggi, però. cioè, togliamo un attimo Yashari, che è una scommessa costosa e che dobbiamo aspettare comunque a giudicare, anche perché non si è allenato per un sacco di tempo e tutto quello che sappiamo già detto. Ma ad oggi questa squadra rispetto all'anno scorso è migliorata? Per me no. Perché il classico Hai perso gioco Reinders togli di qua, metti di là. e Teo, nonostante sia la colpa di tutti i mali del pianeta Terra, hai perso Reinders, Teo. Non è una roba da poco, Sì, posso dire, col modo di giocare che Allegri era confezionato. Certo. Se tu fossi una squadra che pensa al calcio e non al mero risultato economico, ma anche un po' a calcio, vai da Max, vai da Tare e cerchi di ricucire il rapporto con Teo. Lo perdo a 0 e chi se ne frega di 20 milioni. Mi tengo Teo per un anno, che nel gioco di Max è perfetto, lo rimetto in piedi di testa e di fisico, perché peraltro sarebbe potuto restare perché voleva restare, e me lo sfrutto sportivamente parlando. Sì, Ma non siccome ribadito non siamo Come una gioca società Allegri sportiva, era... vuoi venderlo? Però non ti puoi presentare con Estupiñán. Adesso, con tutto il bene per Estupiñán. Dai. più che altro- Io non ho una mai, partita, io non ho mai ci sarà visto tempo, un per neo carità. acquisto che esce per disperazione dopo 45 minuti. Lo posso vedere da un 18enne della primavera che la prima giornata, che ne so, va in campo perché si è fatto male il giocatore e poi posso capirlo, ma un 27enne che esce al 45esimo. Ragazzi, ma sai cosa? Al di là di Estupiñán, che magari potrà fare anche delle prestazioni migliori rispetto a quella di sabato, mi auguro, è che proprio c'è questa tendenza a dare le cose per scontate, che nel calcio di scontato non c'è niente. Cioè la famosa frase meglio di Teo c'è qualsiasi terzino è una cavolata enorme. Oppure come quando quante volte quest'estate abbiamo sentito dire vabbè dai, ma abbiamo solo la Serie A. Ma non basta. Questa squadra ha attraversato 2 anni brutti, ha perso tantissimi giocatori e ogni anno cambiare tutti questi giocatori non ti aiuta, perché quante volte sentiamo dire, anche per quanto riguarda le altre squadre, va trovata la quadra, ci vuole tempo, i giocatori si devono conoscere, il gruppo, in campo si devono trovare. Tu ogni anno cambi tantissimi giocatori. Quest'anno hai ceduto un giocatore importante come Reinders e tu, quando cedi uno importante, non è che sempre devi prenderne 3. Puoi prenderne anche uno, spendendo tanto, dello stesso livello similari. Ora, hanno speso 40 milioni per Yashari. Ad oggi non possiamo... Ad oggi Yashari non è una certezza. Per me è un buonissimo giocatore. Cioè, la certezza te la dà il fatto che costa 40 milioni. Però non è che hai venduto Reinders e sei andato su Ederson. Cioè, questa cosa il Milan non la fa mai. Ma non la farà mai. Non la fa mai, non la fa per per ragionamento. principio. Però alla lunga, a forza di vendere quelli forti e non sostituirli mai con uno altrettanto forte, il livello scende. Vabbè, chiaro. No, più che altro è che poi devi ricostruire. Cioè, tu sei a 100, magari Yashari arriverà a 100, ma magari gli servirà un po' di tempo per arrivare a 100. Quindi tu, se vendi 100, compri 70 sperando che torni a essere 100. Grafica 8, Morgan. Facciamo una rapida C'è infilata una di notizie donazione di di mercato. Carlo, un'altra. Sì, ma tanto... Aspetta, la vado a recuperare. Anzi, altre due. Altre 2. Ah, allora no, mi ero confuso. Gabbia, Tomori, Pavlovic, Loftus, Santi, davvero troppo male. Lascerei perdere Estupiñán.
Ma peraltro, adesso tra poco lo vediamo, se dovesse partire anche Alejandro Jimenez, rimarrebbe Bartesaghi e stop, oltre Stupinian, a meno che il mercato, non lo so, ti arriva un A meno che terzino Battezzi nuovo. usa come vice Salmacher, quindi poi Salmacher può giocare anche dall'altro lato. E Sì, altre tanto abbiamo cose, solo sì. il campionato. Juve Milan 0-1, gol di Giroud su cross di di Calabria. Inquadrano Paolo seduto con Giorgio e Figlioletto. Per me si intuiva qualcosa di brutto. Cosa Oddio, avevamo intuito di brutto? non mi ricordo questo flash. Comunque lo andrò a vedere, Carlo. Grazie, Grazie per la della donazione. La verità è che già da quell'estate lì si era capito che... Sono tornate le grafiche con dietro la città Questa l'ho fatta L'ha io. fatta bene, non il c'è che tram, soffrire, il classico tram portoghese. di Lisbona, quindi. Tutto accordato tra Milan e Sporting per Konrad Harder, ma il ragazzo non ha ancora dato il via libera definitiva al trasferimento, sta riflettendo sul suo futuro analizzando le offerte a disposizione, che tra parentesi è quella del Rennes. Il calciatore è alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita, questo è ciò che dice Moretto. Ma scusami, adesso tanto per dire, ma tra Rennes e Sporting a questo punto non è che... Dai, lo sport. No, lo Sporting, anche se lo Sporting ha comprato un giocatore per soldi e che per lo Sporting non sono neanche due spicci. Chi è che ha comprato lo sport? Aspetta. Eccoci Tornano qua. i dubbi. The first, il No, non hai primo. dubbi, non mi viene il nome. Ma se tu mi dici lo Sporting Mannaggia. compra, devi dire chi è. no? Ha giocato pure titolare al suo posto. Che qualcuno in chat mi ok. viene un attimo. Suarez, grazie ragazzi. Non Luis Suarez, è quello Ok, non il della pistolero, MSN. non No, il pistolero. non lui. Però posso dire, A è il riassunto di che cos'è il Milan attuale. Mm. Cioè, un giocatore deve scegliere se andare al Reno da te. Mm. E non è detto che scelga te. Punto primo. Punto B, cioè punto secondo. Cioè, lo biasimate? Io personalmente no. Ma, cioè, Ma lo sa che c'è Jimenez, soprattutto Leao, perché nella testa di Max c'è Leao. No, sì. Lo sa però che con dico- 38 giornate spaccate più 2 di Supercoppa, se va bene, una più la Coppa Italia, non è che ci sono... ma la mia domanda non è tanto sul ragazzo, che è un ragazzo giovane, ha 20 anni, crescerà, magari diventerà un bravo giocatore, magari tra 5 anni non ci ricorderemo neanche più il suo nome, per carità, non lo possiamo sapere. Ma tu, dopo Milan-Cremonese 1-2, cioè, come ti viene di fare questa... cioè, io vorrei sapere, cioè, proprio ti svegli la mattina e dici, ok, trattativa per Harder. Cioè, Ieri Menez non ha fatto bene, prendo Harder. Prendo Harder. cioè, non so Poi come... ci aprono una sessione di mercato dopo ogni sconfitta noi che No, non credo. andiamo a comprare Però giocatori. ragazzi, questa è la situazione in questo momento. Se il ragazzo dice sì, arriva questo. Immagino la scena dei Griffin, quella dove c'è Peter che porta al figlio, cioè il figlio gli chiede una cosa, esatto, questo è esattamente quello che volevi, ma con Vlahovic e Harder e Allegri, no? Questo è il caro Vlahovic che desideravi? Eccolo, e arriva Harder. E vabbè, è così. Questo è, ma non possiamo dire nient'altro di Harder, nel senso che dobbiamo aspettare la sua risposta. Se dirà sì, con ogni probabilità sarà un giocatore del Milan. E Luca chiede, e se il ragazzo dice no? Grafica numero 9. Ma non parlo di attaccanti. Se il ragazzo dice no, la situazione si fa più dura Mm. del previsto. Mentre in tutto ciò Alex Jimenez potrebbe finire all'Atalanta, sì. Al Como. Però perché ho messo... Facciamo così, sigla. No, vai alla 10 già, dai, lo diciamo e basta, lo diciamo e Ma basta. perché ho messo Atalanta? E ho pure messo Bergamo Città Alta dietro. Perché squadre lombarde con del blu in mezzo. Direttore, devi riprenderti dalle ferie. Dovrei andare in vacanza. No, devi riprenderti dalle vacanze. Ma perché ho messo Bergamo? Ma che ne so? Forse per la situazione di Fabian dopo. Mi O metti per la 10? Musa, non lo so. Hai fatto una crasi tra Musa e Jimenez, boh. Certo, avrei proprio bisogno di andare in vacanza. No, non fidati. Comunque c'è questa ipotesi, Como. notizia di Sky, di un prestito con diritto per Jimenez appunto al Como. Perché?
Non mi sembra che si trovi propriamente bene con Allegri, cioè non mi sembra che il rapporto sia idilliaco. L'abbiamo visto anche poco quest'estate. Henry. È entrato molto nervoso poi con la Cremonese. Sì, non che sia mai stato non nervoso, No, esatto. perché la testa Diciamo che calda ha un si vedeva anche l'anno carattere- scorso. Ecco, ha un carattere che se Max Allegri non gli gira, no, di avere gente con quel carattere lì, io non mi sento di biasimare Max Allegri in caso, ecco. E lui stesso, se non riesce a trovarsi con l'allenatore e non giocherebbe magari, cioè, che vada un allora, po' per tutti come sempre. l'abbiamo più o meno imparato a conoscere Alex Jimenez, buonissimi, diciamo così, al piede molto Comparto bravo, tecnico si diceva una volta. bravo Henry, dribbling buono, ha più o meno tutti e due i piedi, è un buon prospetto di giocatore innegabilmente, poi dovrebbe imparare a difendere un po' meglio, nettamente, eccetera eccetera eccetera. Il problema è che ogni tanto gli vengono i 5 minuti, Più di ogni tanto purtroppo. Vabbè, Giovanni Fabian invece all'improvviso possibile fare a titolo definitivo intorno ai 15 milioni, anche se il Bologna fa resistenza per ora. Sarebbe una sorta di direzione a catena, cioè Brescianini a Napoli libera il posto per Musa, che libera il posto per Fabian. Un incrocio, diciamo, Sì. un triplo incrocio. Leggevo un commento di un ragazzo che tifa Napoli questa mattina sui social che diceva: Brescianini dopo l'anno scorso può restare dov'è? Perché non so se ti ricordi Brescianini, poi è arrivato McTominay, direi che gli è andata bene così al Napoli. Direi sì. Brescianini, visto l'anno scorso, può restare dov'è, ma se ci evita Musa lo prendo. Perché ti ricordi che era uscito anche Musa a Napoli, no? Sì, sì, sì. Quindi è questo triplo Ma, incrocio con questi Scusate, ragazzi. ma Fabian nel nostro centrocampo dove gioca? Eh, Cioè nel senso, Mezzala. no, ma disegnatemi il centrocampo con i nomi. Fofana, Loftus-Cheek o Yashari o Fabian, Modric e Yashari o Fabian. O Fofana o Loftus-Cheek. Qualcuno però parte per me. Questo intendo. Musa. No, dico a parte Musa. Dici che restano tutti così? Cioè restiamo con Yashari, Modric, Loftus-Cheek, Fofana, Fabian? Per me non serve Fabian. Onestamente, a parte che io finché non arrivo un difensore al centrale non so dove vogliamo andare, ma vabbè. Ma scusate adesso, Però mi fermo un io secondo. onestamente, prima di Fabian per me devi fare la punta E il difensore. e il difensore. Ma se Allegri nel caso ti ha chiesto un centrocampista che fa gol, gli prendi uno che prende e si pianta titolare in mezzo al campo. Altrimenti Fabian vale Fofana, vale Loftus-Cheek. Esatto. Con pregi e difetti di uno, pregi e difetti dell'altro, pregi e difetti dell'altro ancora. Non è che stai se migliorando. Allegri ti chiede un centrocampista come al fantacalcio che ti E serve allora ne l'ultimo. prendo uno, lo sbatto dentro. No, se mi serve uno serio. Ma forte. anche qui sappiamo Bene. Max chi vorrebbe. Rabiot, Eh. da una vita. Da sempre, da quando si conoscono, credo. Ma siamo sempre lì. Uno che fa gol. Quanti ne ha fatti Fabiani in una sua buona stagione? Ha un po' più di Loftus-Cheek e Fofana. Perfetto, è il nome No, di giusto. Loftus, per esempio, due anni fa, no. Ma No, l'anno ma scorso, infatti. ad esempio, Fabiano ha giocato pochissimo. Sì, e non veramente lì. molto poco. E spesso o tre quarti o largo, Più che alto a altro, ragazzi, sinistra. abbiamo una squadra piena di scommesse. Cioè, serve una certezza. Ma Cioè, poi perdonatemi, scusate, veramente no, siamo scusate pieni di un scommesse. attimo, io- Cioè, quando io dico scommesse, non dico giocatori giovani, intendo scommesse per sì, tante che cose. lanci la moneta. Ma poi, scusatemi, con tutto il bene e il massimo rispetto per Giovanni Fabian, ma noi stiamo giocando a centrocampo con Fofana, Loftus-Cheek, Yashari, Ricci e Modric, ok? E dietro stiamo giocando con Pavlovic, Gabbia, Tomori. Dietro il nulla, se non De Winter, punto di domanda anche qui, come diceva Bea, ma i titolari di questa squadra sono Tomori, Gabbia e Pavlovic, che sono andati sotto, Pavlovic soprattutto, contro una squadra che l'anno scorso ha fatto neanche prima in B, i playoff di B. Pavlovic era in panico, e Stupinian pure, Gabbia pure lui ogni tanto, Tomori a quel tasso tecnico lì, sono andati sotto di concentrazione, di paura quasi, contro una squadra che 4 mesi fa faceva i playoff di B. E pensiamo a Fabian? Non hai una guida in difesa. Non hai un difensore centrale che sia un riferimento. Non ce l'hai.
No, in linea di massima sono d'accordo con quello che ha detto Henry. Cioè, tu potresti anche vendere un centrocampista e non rifarlo. Ce li hai. Esatto. Cioè, a siamo centrocampo- passati ad averne 2, A Reinders e centrocampo Fofana. su 3 ruoli ci sono Ricci, Modric, Yashari, Fofana e Loftus-Cheek. Ora, qualcuno di voi odierà uno e odierà l'altro, e non gli piacerà uno e non gli piacerà l'altro. Ma il centrocampo rispetto alla difesa è una spanna e mezzo sopra. Che 2. Ok, quindi se proprio dobbiamo concentrare gli sforzi, io guarderei a mettere dietro uno bello, serio, dietro. Forte. Nel caso risparmio questi 15 milioni di Fabiane, li investo dietro, perché è dietro il problema grosso, dietro ci serve un... Poi se riesco a fare tutto, bravi. No, certo, però il difensore, ragazzi, cioè, ripeto. Sì, ma ne devi prendere uno forte, uno forte, che sai forte. che arriva e gioca, non uno che magari se ingrana, può diventare... No, sì, non basta De Winter, ovvio, cioè serve un giocatore già... Ogni tanto me lo dimentico. Ma infatti io non ho capito perché non ha giocato, se ci abbiamo speso 20 milioni, perché, pensiamo. perché in realtà dovrebbe portare via al posto al giocatore che in teoria ha fatto meglio in difesa nel precampionato. Cioè Tomori. Tomori. Sì, perché Oppure si dovrebbe discretamente adattare a sinistra, essendo comunque di piede destro. Tu dovresti fare quello che l'anno scorso il Napoli ha fatto con Buongiorno. Però costa. Sì, ecco, tipo Solé è un nome che io prenderei per fare il braccetto a sinistra, onestamente. L'ha fatto un anno bene in Serie A, non costa neanche troppo un'esagerazione, fisicamente c'è, ha già dimostrato un po'. Ma andrei a prendere Kim, che ha già dimostrato in Serie A, andrei a prendere Laporte, che ha esperienza con la nazionale, che è in Arabia Saudita e però vuole tornare a livelli buoni. Prenderei, che ne so, pure Zule del Dortmund. Cioè serve un giocatore che abbia un briciolo di pelle dura. Poi magari non è... Simon Kjær arriva al Milan, che fa una carriera molto più che modesta nelle sue esperienze precedenti, ma decisamente più che modesta. Non... Discreta, dai. Sì, ma non vince mai nessun trofeo particolare. No, non ha è fatto mai Palermo, Roma, non è mai lì Wolfsburg, per titolare. Fener. Sì, Fenerbahce, ha giocato a Lille, ha giocato a Siviglia, ma mai da super titolare che tutti erano lì a voler comprare Kjær, no? Fa 6 mesi all'Atalanta imbarazzanti, ma è uno con la pelle dura. Cioè arriva nel tuo campionato dopo che ne ha girati 5, 1000 allenatori, 1000 direttori sportivi, 1000 ambienti diversi, tutti i paesi del mondo praticamente. È uno con la pelle dura. Cioè non dobbiamo prendere i Pischelli di 25 anni con tutto il bene, che hanno fatto 3 stagioni buone. Dobbiamo prendere giocatori che hanno un po' di esperienza. E poi posso dire una cosa. Oppure vai su un Solé. Posso dire una cosa poi. Il punto è che tu, De Winter, se lo avessi preso in un'altra epoca storica, no? Neanche troppo passata, magari poteva anche essere preso diversamente come acquisto. Tu in un momento storico del genere in cui c'è comunque una situazione pesante, poche certezze, vieni da una stagione terribile, da un 8° posto che ogni tanto per me ce ne scordiamo, in una squadra che vedi veramente gioca coi fantasmi, come fa? Cioè, messo in un'altra squadra magari fa anche bene un De Winter, non lui proprio, un De Winter. Ma qui è dura, cioè qui fanno fatica tutti. C'è un giocatore che non fa fatica? No, non c'è un giocatore che non fa fatica. Ma perché non è una squadra che in questo momento galoppa sta del bene, suo, non e sta quindi bene. non è Non che sta bene di non ci dentro, testa. no. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Noi ci rivediamo stasera con mister Emanuele Bottoni per la San Siro Bottoni, che torna per Milan Cremonese, la prima della stagione, quindi con il mister questa sera. Poi torniamo come al solito domani per obbligo di riscatto. Vediamo se nel mentre Harder ha deciso di dire sì, dire no, dire boh. Comunque vada, a quanto pare vestirà rosso-nero Harder. Grazie Henry. A domani. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Bea, ciao anche a Morgan in regia. Ci rivediamo tra poco. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori.
L'iscrizione costa solo €19,99 per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.